Buonasera a tutti signori e benvenuti nell'ultimo capitolo della live numero 16 di Vivere il Risorgimento Podcast. La live che trovate caricata sul nostro canale è Zara e Patria e siamo nuovamente qui con il nostro dottor Jacopo Solcia. Buonasera a tutti, bentrovati. Ec ecco, felice di rivederci e se non l'avete già vista andate a recuperarvi la live intitolata appunto "Zara e Patria", dove si è trattato appunto dell'evoluzione storica dell'impero russo e delle sue politiche. Ecco, oggi guarderemo nello specifico invece le armi dell'impero russo e le sue evoluzioni. Ovviamente qui accanto a me c'è il solito Leonardo Toselli. Esattamente, buonasera a tutti e per cui direi incominciamo a vedere queste armi, partendo dalle armi dell'età napoleonica, come abbiamo visto le uniformi nella live che vi invitiamo sempre a recuperare, per arrivare fino alle armi retro di fine secolo. Allora, dell'impero russo ebbero ovviamente un'evoluzione nel corso dell'Ottocento, dove si passò comunque dalle armi a pietra all'inizio del XIX secolo fino poi ai modelli, diciamo, più recenti, quindi già comunque con un sistema, diciamo, retrocarica con canna rigata, munizioni comunque in ottone, insomma, le classiche armi che poi troveremo anche utilizzate nel corso della prima e della seconda guerra mondiale. E appunto, partendo direttamente con le armi dell'epoca napoleonica, c'è già comunque buona carne al fuoco, diciamo. Ci troviamo comunque in un periodo in cui l'esercito dell'impero russo ebbe comunque una grande espansione, perché comunque aumentarono gli effettivi e specialmente poi anche in conseguenza delle sconfitte ottenute durante la guerra della Quarta Coalizione, poi comunque con l'invasione del 1812. E in particolar modo, dopo le sconfitte del 1805 e del 1806, si cercò in tutti i modi di reperire armi per armare l'esercito e di conseguenza, non trovandone, vennero aperti proprio i magazzini, per cui si riutilizzarono armi vecchie di un secolo, per cui ancora le armi, ancora i fucili di Pietro il Grande, utilizzate proprio nella Grande Guerra del Nord del 1800, 1700, 1711 e 21, insomma. Quindi cioè, era molto difficile poi chiaramente rifornire l'esercito con così un variegato arsenale di armi differenti, con calibri differenti, con pezzi di ricambio differenti. Si arrivò poi, appunto, dopo la pace del 1807, a tendenzialmente cercare di standardizzarsi su tre tipologie di armi. Poi questo è chiaramente la tendenza. Questo non vuol dire che nel 1812 ci fossero solo queste armi, comunque ancora nel 1812 era pieno di vecchie armi del 1720, del 1700, del 1740-60, quindi insomma c'era comunque parecchio. Ottimo, e questo è sempre importante ricordarlo, oltre che per l'esercito russo, per tutti gli eserciti in qualunque epoca, come quando positi ancora gli AK-47, stessa cosa per gli M4, gli M16 e gli M4, giusto per Esattamente. contestualizzare anche con l'epoca recente. E infatti li vedi nell'esercito americano, sia gli M16 sia gli M4 usati. Esatto, è proprio così. E noi ci troviamo comunque, dopo, come dicevo, dopo la pace di Tilsit del 1807, a vedere intanto, come già vedevamo precedentemente, diciamo, una riforma all'interno dell'esercito, proprio nelle sue strutture, secondo il modello francese. Allo stesso modo si reputò necessario comunque procedere a una standardizzazione delle armi in uso, diciamo, impiegate dall'esercito. Per cui venne creato un nuovo moschetto, il moschetto da 7 linee. Le linee sono comunque una vecchia misura metrica
dell'impero russo, che corrisponde circa a 2,5 centimetri circa. Per cui insomma abbiamo questo moschetto da 7 linee che è pari appunto a 17,8 mm, modello 1808. Allo stesso tempo però si capì che non c'era la capacità proprio industriale per poter produrre il numero necessario di fucili per armare tutto l'esercito, per cui si cercarono delle altre soluzioni. Altre soluzioni che vennero trovate al di là dei confini, e in particolar modo vennero comprati venne comprato un gran numero di fucili inglesi modello Enfield 1802, il famoso Brown Bess, e venne anche stipulato un contratto con l'Austria per poter utilizzare il moschetto da fanteria modello 1807, appunto prodotto in Austria e utilizzato poi dall'esercito austriaco. Potremmo dire che le armi, questo in particolare, questo moschetto, è più figlio del Brown Bess britannico e del Gewehr 98 austriaco, piuttosto che dello Charleville francese? Ma allora, fondamentalmente tutte le armi comunque di fine 800 sono comunque molto simili, no? Anche comunque le armi francesi erano comunque molto simili a quelle del 1777, per cui insomma, cioè, il modello è quello, è un fucile a pietra focaia, non è che cambiasse poi particolarmente, certo cambiano magari i calibri, diciamo, la dimensione del bacinetto, della pietra, però tendenzialmente sono simili. No, non direi che è figlio di questi altri fucili, direi però che è in linea, diciamo, con gli armamentari in dotazione agli altri eserciti. È sicuramente più moderno rispetto al fucile precedentemente in uso presso l'esercito dell'impero russo, però insomma diciamo che è più o meno analogo a quello degli altri eserciti. Dopo questo, diciamo, questa esperienza napoleonica, si rese necessario comunque procedere a un ulteriore aggiornamento, perché scusate, perché dopo, dopo la fine delle guerre napoleoniche, come avevamo visto già durante la precedente live, diciamo che l'esercito era stato più improntato a un aspetto più coreografico, più di parata, e ci si rese conto poi nel corso appunto degli anni di un progressivo, diciamo, una progressiva obsolescenza degli armamenti in dotazione. Si arrivò quindi poi ad avere un modello di moschetto 1828 che di fatto riprendeva comunque quello precedente, quindi comunque sempre a pietra focaia, canna liscia, per cui diciamo che non aveva nulla di nuovo. Si arrivò solamente nel 1848 ad utilizzare, comunque cercare di sostituire diciamo l'armamentario con un fucile, un moschetto a percussione, che poi di fatto era una trasformazione appunto di fucili precedenti, modello 1845, insomma. Qui già eravamo in un periodo in cui si guardava già meno alla Francia, ma si guardava di più alla Prussia. È vero, la Prussia aveva già comunque studiato, implementato i primi fucili ad ago, la tecnologia comunque a disposizione dell'impero russo non era ancora sufficientemente, diciamo, evoluta, insomma, per fare una transizione del genere, perché avrebbe voluto dire completamente modificare, cioè prendere tutti i fucili e buttarli via, insomma. Si è preferito una soluzione più transitoria, e per cui spostarsi su un fucile a percussione, anche perché comunque richiedeva, sicuramente era meno costoso, richiedeva anche una manutenzione minore. Comunque la Prussia in quel momento era l'unico stato quindi a retrocarica. La Francia aveva implementato nel 1840 il modello 40 e subito dopo, e 2 anni dopo, il 42, che poi è stato il moschetto di Solferino della nostra seconda guerra d'indipendenza. Anche durante la guerra di Crimea, perché effettivamente
a quel punto, quando comunque l'esercito britannico ormai era armato di fucile rigato, con comunque pallottole Minier interamente, mentre l'esercito francese era armato con un fucile analogo, sempre rigato comunque per un terzo. Ci troviamo invece di fronte a un esercito imperiale russo ancora armato comunque in gran parte a pietra focaia, ancora a canna liscia, a parte quello che abbiamo visto, il modello 45, che comunque era a percussione, ma comunque non era particolarmente diffuso. Ci si rese conto comunque dell'inferiorità, perché comunque l'esercito britannico poteva colpire alla distanza di 1000 metri, quando comunque invece l'esercito imperiale russo aveva la necessità di avvicinarsi almeno fino a 600-650 metri per poter aprire il fuoco. Insomma, c'erano ben 400 metri di gragnola di colpi che poteva arrivare e chiaramente già decimare le linee delle proprie unità. Le distanze di ingaggio di linea contro linea in realtà sono molto molto più basse. Certo, dobbiamo tenere appunto in considerazione il fatto che stiamo parlando comunque di combattimenti in linea, no? Quindi comunque il tiro preciso è relativo, perché comunque si fa fuoco in massa e quindi insomma qualcosa si becca, insomma. Poi è vero, il tiro utile tendenzialmente è molto più ravvicinato dei 1000 metri, ma anche degli 800, però insomma avere un fucile che ti spara fino a 1000 metri significa che al tiro utile di quei 200-300 metri in cui si apre il fuoco su una formazione in maniera efficace, vuol dire avere comunque un proiettile molto preciso, con meno possibilità di deviazione nella traiettoria rispetto a un fucile con una gittata massima di 600 metri. Assolutamente, assolutamente. Appunto, dopo la fine della guerra ci si rese conto di questa inferiorità e allora nel 1856 venne costruito e poi adottato dall'esercito il fucile da 6 linee, per cui è un calibro di 15,34 mm, è già un fucile rigato, anche questo vabbè, è ancora a percussione, però comunque già un fucile rigato con pallottola Minier, per cui già con una precisione aumentata, resta ancora comunque un fucile inferiore rispetto a quello utilizzato dai francesi e dagli inglesi nella guerra di Crimea, perché è un fucile che riesce comunque ad avere una buona traiettoria fino a 800 metri. Ricordo, gli altri 1000 metri, questo 800 metri. È sicuramente un passo avanti rispetto ai 600, però non ci siamo ancora. Si arriverà poi nel corso degli anni 60, proprio rendendosi conto della difficoltà di tenere il passo con gli eserciti europei, a comunque rivolgersi a diversi costruttori. Comunque nel 1877, quindi alla vigilia della guerra russo-turca, troviamo comunque nell'armamentario dell'esercito una serie comunque piuttosto variegata di fucili. In particolar modo abbiamo il moschetto da 7-1, modello 1828, modificato, che fondamentalmente è è simile al modello 1856, cioè praticamente è il 28 modificato che ha subito una serie di trasformazioni. E abbiamo appunto il fucile Krnka, che è da 6 linee, per cui rispetto al moschetto del 28 è già ridotto, è a retrocarica, a percussione, e di fatto è la versione retrocarica del modello 1856. Il modello 1828 viene praticamente cannibalizzato in modo da arrivare il più simile possibile a questo, perché di fatto sono delle soluzioni di compromesso. Abbiamo il fucile Terry Norman, comprato dagli Stati Uniti, a 6 linee, modello 1866, a retrocarica, a percussione, e il sistema è anche abbastanza interessante, no, di carica, perché comunque per certi versi può già ricordare
un modello girevole e scorrevole, anche se chiaramente con un altro sistema, nel senso che comunque si apre la culatta, si gira e a questo punto si inserisce poi la cartuccia e via. E comunque a percussione, per cui usa ancora i luminelli a fulminato. Altro fucile è il fucile ad ago Carl da 6 linee, modello 1867, e questo è un fucile a retrocarica ad ago. Tuttavia non è sufficientemente potente come gli altri coevi europei e quindi insomma ha un ruolo abbastanza limitato all'interno dell'esercito imperiale, tant'è che successivamente verrà relegato proprio alle unità di polizia in quelle zone comunque tendenzialmente più, fra virgolette, tranquille, per cui l'Asia centrale e l'Estremo Oriente, posti del genere, insomma. Abbiamo anche il fucile ad ago Albini Baranov, sempre da 6 linee, modello 1869. Anche questo è un modello abbastanza interessante perché è un fucile a retrocarica con un sistema misto a percussione ad ago, per cui di fatto il cane va ad azionare un sistema che fa scattare l'ago, e quindi è un sistema doppio. Ovviamente non hai più la capsula, però non è, diciamo, propriamente un fucile ad ago, è un misto, una soluzione piuttosto interessante. Si arriverà poi nel 1868 e nel 1870 ad avere il fucile Berdan modello 1, che comunque di origine americana. Non è ancora sufficientemente all'altezza delle aspettative comunque dell'esercito imperiale, tant'è che appunto dopo il primo modello del 1868 si arriva alla seconda versione con tutte le modifiche richieste dall'intendenza e dall'ufficio tecnico dell'esercito, ad avere il Berdan 2, e già comunque un fucile ad ago con calibro 4,2, per cui è 10,75, già comunque un calibro molto più simile a quello a cui siamo abituati poi in epoca, diciamo, contemporanea. Diciamo che è il fucile più diffuso e più amato dai soldati durante la guerra russo-turca del 1877 e poi per tutte le successive campagne. Anche poi durante la guerra russo-giapponese del 1905 sarà uno dei fucili più importanti. Lo scatto successivo è il ben famoso fucile Mosin Nagant da 3 linee, per cui da 7,62, modello 1891. Questo è un fucile molto importante perché intanto finalmente si riesce a recuperare quel gap tecnologico fra i fucili comunque in dotazione all'esercito imperiale russo e quello in dotazione agli altri eserciti. È un buon fucile, tant'è che comunque viene sviluppato appunto alla fine degli anni '80, diciamo brevettato nel 1891, preso subito nell'armamentario dell'esercito imperiale, e l'esercito imperiale ci fa tutta la guerra, diciamo tutta la guerra russo-giapponese, tutta la prima guerra mondiale, tutta la guerra civile. L'Unione Sovietica lo riprende, lo rimodernizza nel 1930 e se lo porta avanti per tutta la seconda guerra mondiale. Esce di produzione all'inizio degli anni 50. Attenzione, esce di produzione come arma militare, resta in produzione con diciamo con molle più dolci e quindi meno potenti e tutto quanto, come arma da caccia, come viene chiamato in Russia, fino praticamente ai nostri giorni. Cioè viene ancora prodotto oggi negli arsenali di Tula, viene ancora prodotto e lo si può trovare sia nelle versioni militari ancora prese da qualche museo, da qualche magazzino, sia nelle versioni, fra virgolette, da caccia, ancora in tanti teatri di combattimento. Nella guerra russo-ucraina di questi anni capita alle volte di trovarsi dinanzi ancora a questo fucile, che comunque è un buon fucile, e penso che sia anche un fucile abbastanza amato da tutti gli amanti di armi e munizioni. E questo è, diciamo, l'arco evolutivo dell'armamentario
dell'esercito imperiale Io russo. faccio una domanda sul Mosin e poi la distinzione con Mosin Nagant. Ma allora, tendenzialmente perché? Perché il fucile viene sviluppato da appunto questo ufficiale russo che si chiama Mosin. Detto questo, prende comunque gran parte del suo funzionamento, dei suoi meccanismi da un ingegnere belga che si chiama appunto Nagant, e per cui il fucile tendenzialmente, sì, noi lo chiamiamo fucile Mosin, però tendenzialmente in Russia sicuramente lo chiamano sempre fucile Mosin e basta, e di Nagant proprio non si ricordano minimamente, però per essere proprio pignoli dovrebbe essere appunto fucile Mosin Nagant. Perfetto. E montava la baionetta sempre a sezione triangolare. Sì, è una E... baionetta a sezione triangolare, ci sono anche delle altre varianti a lama, però diciamo la sezione triangolare è quella più gettonata, è quella anche più famosa e più diffusa. Fino alla prima guerra mondiale ha un sistema di innesto con poi, un po' come nelle baionette ottocentesche, con un anello che viene girato per chiudere il blocco. Poi nel corso degli anni 30 invece viene studiato un altro modello, visto che viene migliorato il mirino, l'attacca di mira che si vede praticamente lì sulla bocca dell'arma, viene modificato, e per cui quel sistema che prima veniva utilizzato per la baionetta non poteva più essere utilizzato, viene studiato un altro sistema con una molla, per cui si incastra, si gira e resta automaticamente così fermo. Però sì, tendenzialmente è un modello appunto triangolare con una punta non acuminata ma a cacciavite, perché infatti poteva essere utilizzato come strumento proprio di cura dell'arma, per cui per montare e smontare il fucile, e così è l'arma iconica, è proprio Sappia, questa, cioè, così in Nagant con la baionetta triangolare. ma che tu sappia, c'è un motivo per cui l'esercito russo ha deciso di mantenere questo tipo di baionetta, quando invece tutti gli altri eserciti sono passati, penso alla Francia con la Yatagan e poi con Seka baionetta, diciamo a pugnale, con la lunghezza di un pugnale, penso ad esempio quella montata sul Carcano 91 nostrano. Certo, ma allora, sicuramente per una questione anche di numeri, no, allora ne avevano già prodotte tante, e tante sono state poi, rimodificate per essere riadattate alle versioni più recenti del Mosin. Cosa si può dire? Si può dire che effettivamente uno dei motivi non è per niente carino, è proprio quello che una ferita da taglio di una baionetta a pugnale rispetto a una ferita frastagliata di una baionetta a sezione triangolare è molto più difficile da ricucire e da curare. In più è una baionetta comunque con delle scanalature proprio per far scorrere il sangue e anche aiutare poi la fuoriuscita. Una volta che infilzi il tuo nemico poi devi anche essere in grado di tirarlo fuori, di tirar fuori la baionetta. E tendenzialmente questo, e poi appunto la possibilità in questo modo di non dover caricare eccessivamente il soldato con vari strumenti, quando comunque ne hai uno che funziona sia da baionetta, funziona anche da strumento di cura dell'arma. In pieno stile russo. Esatto. Esatto. Ma allora, al termine di questa nostra carrellata, e anche un po' concludendo quello che ci siamo detti sia in questa live ma anche nella scorsa, io mi permetterei anche di consigliare qualche lettura, giusto per entrare più Assolutamente. nel vivo, insomma, per qualcuno che potrebbe aver trovato questo nostro intervento particolarmente interessante. Io consiglierei comunque vari libri, fra cui appunto Storia dell'esercito russo. È un libro interessante, fa una buona carrellata comunque sì, direi tendenzialmente dall'inizio fino ai nostri giorni. Ecco, lo trovo un po' di parte, ecco, per cui, cioè, come dire,
i costruttori russi sono sempre eroici, l'esercito russo è sempre quello eroico, insomma va preso un po' con le pinze, tiriamoci fuori le informazioni necessarie, però tendenzialmente è un buon libro, va tenuto conto che è un po' di parte. Successivamente consiglio Viaggio nell'interno della Russia, 1843-1844. Qui si tratta comunque di un tedesco che viaggia all'interno dell'impero russo in quegli anni e viaggia un po' dappertutto, non solo nelle capitali, ma gira anche nel Caucaso. Quindi comunque è molto interessante perché ci sono degli spunti di riflessione, specialmente poi se pensiamo che nel Caucaso in quegli anni comunque era in corso la penetrazione sulle montagne appunto dell'impero russo, quando lì erano ancora presenti popolazioni tendenzialmente autonome e indipendenti, e quindi è comunque molto interessante. Poi sul tema della guerra di Crimea consiglio appunto 2 libri, La guerra di Crimea e poi Crimea, l'ultima crociata. L'ultima crociata perché? Perché poi, come abbiamo visto, il discorso religioso era molto importante e molto utilizzato dalle propagande sia francesi che poi russe, e quindi di fatto la Russia stessa vedeva un po' la guerra di Crimea come una crociata, quindi insomma trovo abbastanza azzeccato definire appunto la guerra di Crimea come l'ultima crociata. Dopodiché, se ci vogliamo spostare più verso la fine del XIX secolo, consiglierei i Balcani in fiamme e la guerra russo-turca, perché effettivamente cominciamo a vedere un esercito russo di tipo moderno, ben organizzato, che si è ben recuperato, ha ben recuperato comunque gli smacchi ricevuti durante la guerra di Crimea, e è diventata una macchina molto, molto efficace. Poi vabbè, al di là dei numeri, perché comunque i numeri dell'esercito imperiale erano notevoli, però i numeri non sono tutto, bisogna anche saperli impiegare, e effettivamente durante la guerra russo-turca del 1877-78 arriviamo comunque a un esercito ottocentesco maturo, mettiamola così. Poi consiglierei Il Grande Gioco perché, come sapete, poi dopo le guerre appunto contro la Turchia, dove la penetrazione russa arrivò comunque dall'altra parte del Caucaso, poi la penetrazione comunque nell'Asia centrale, si instaurò quello che viene definito il grande gioco fra l'impero britannico e l'impero russo, per cui il tentativo di accaparrarsi i favori dei vari potentati centrasiatici, nonché l'Afghanistan, il Turkestan e vari altri territori, e quindi insomma gioco di spie, in molti casi dove troviamo agenti russi contro agenti britannici, in altri casi addirittura li troviamo alleati nel tentativo di scardinare magari delle fazioni interne a questi potentati che potevano essere più o meno favorevoli all'intervento straniero. E quindi insomma anche questo è un tema molto interessante, quasi è un pre-James Bond, mettiamola così, su tanti punti di vista. Mentre invece più di carattere generale su tutto il periodo consiglierei appunto La Russia, storia di un impero multietnico, che appunto fa una buona carrellata. La Russia è comunque un impero multietnico perché ha all'interno non solo la popolazione russa, ha anche comunque la popolazione ucraina, la popolazione comunque finlandese, popolazioni varie ugrofinniche, per cui comunque di quel ceppo, bulgari, tartari, siberiani, centrasiatici, insomma ce n'è, caucasici, per cui insomma effettivamente la Russia è un impero multietnico. Poi quanto questo venga sviluppato o alcune componenti, fra cui per esempio quella russa, possa essere più preponderante e più, diciamo, schiacciante nei confronti delle altre popolazioni, questo è un altro discorso, però diciamo che effettivamente è un libro molto interessante.
Quindi fantastico davvero. Grazie mille al nostro relatore che ci ha accompagnato alla scoperta in questo episodio sulle armi, ma anche nella live di cui che abbiamo citato poco fa, alla scoperta della storia di quel ormai non più misterioso impero dell'Est, l'impero russo appunto. Davvero grazie mille, sono state una live e una puntata estremamente interessante e ragazzi tutto questo resterà caricato sul nostro canale, quindi mi raccomando, ci sono anche i capitoli, quindi potete andare a toccare proprio i punti di interesse. Quindi davvero grazie mille ancora al nostro relatore della serata, Jacopo Solza. Grazie davvero Jacopo. Grazie a voi. E con questo vi auguriamo un buon proseguimento, una buona permanenza qui sul canale di Vivere il Risorgimento. Queste erano le armi dell'impero russo e ci vediamo alla prossima.